Ragazzi, è un profumo che è fuori di testa. E guarda. Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, da quello che vi avevo promesso, vi porto sul canale delle nuove esperienze che non sono le mie. Quindi da oggi questo è il primo video in compagnia di un grande professionista, ma prima di tutto è un grandissimo amico e vi presento a tutti Michael Poggioli. Ciao a tutti, è un grandissimo onore essere qui. Oggi faremo insieme tante belle cose, o meglio faremo due cose principali, quindi spieghiamo cosa faremo sostanzialmente. Una pagnotta con lievitazione mista, quindi sia pasta madre che lievito di birra uniti insieme. Esatto. E poi, visto che Michael comunque viene, spiegaci da dove vieni. Sono romagnolo ragazzi, sono romagnolo. Sono anche un po' emozionato di essere qua. Sono contentissimo di essere qua con Ian. Comunque sì, andremo a fare la piadina e anche appunto, come ha detto prima Ian, la pagnotta al formaggio pasquale lievitazione mista. Ok, bando alle ciance e vi lascio al video e alla sigla. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Oggi io faccio il cameraman e... Abbiamo il cameraman dietro e infatti mi batte molto forte il cuore. Allora, domani andiamo a fare la crescia al formaggio. La rivisitiamo un pochettino, nel senso che la facciamo un pochettino più morbida rispetto alla classica crescia al formaggio. Il giorno prima abbiamo bisogno semplicemente di preparare la nostra biga per domani, che la andremo a fare con farina forte, acqua e in questo caso il lievito secco, 3 grammi di lievito secco. Nel caso voi aveste a casa il lievito di birra fresco, va benissimo il doppio di quello che andiamo ad usare noi. Per quanto riguarda invece la ricetta ragazzi, è tutto scritto, mi raccomando, sotto, quindi andate sotto, non state sempre a seguire quello che diciamo noi, che sennò vi perdete. Andiamo a versare acqua e il nostro lievito. Andiamo ad impastare. Ora, prima velocità, giusto? Sì, andiamo in prima velocità. Bellina questa, come va bene. Eccoci, allora ricordiamo Michael che comunque la consistenza della biga non deve essere un impasto completamente legato, ma deve essere qualcosa di molto grezzo, giusto? Sì, no, esatto, la nostra biga deve essere qualcosa di molto grezzo. Quindi è una lavorazione molto veloce. Sì, è una lavorazione giusto? molto veloce, ci vogliono 3 minuti. Ecco, magari andiamo a raccogliere sempre la farina, che non sia proprio così grezza la farina, però siamo già pronti. Quindi l'importante è comunque assorbire la farina fresca, giusto? Esatto, l'importante è assorbire la farina fresca, non andare ad impastare tanto il nostro composto. Avremmo questa consistenza qui. Spettacolo. Ok. Giovanna, cosa fai? Ehi! Guardate cosa ho trovato. I canditi meravigliosi. Mamma mia. Grande mamma. Vabbè, torniamo noi qua. La nostra biga. Pronta? Pronta? Ora la possiamo rimettere comunque qua dentro nella nostra bacinella e lasceremo qua tutta la notte, giusto? Esatto, quindi tutta la notte. Più o meno un 12 ore. 12-15 ore. 12 ore. Esatto. Ora, impasto lo impellicoliamo Esatto. e andiamo a mangiarci le nostre paste, giusto? Sì, perché Visto che da poco abbiamo fatto gli anni entrambi, quindi stasera si festeggia champagnino e e vabbè, sfogliatelle alla crema, bignè, vabbè, lasciamo stare. Mignonne. Ingrassiamo un po' e noi ci vediamo domani, poi ce ne andiamo a letto e ci vediamo domani. A domani. Ciao ragazzi. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Siamo tornati. Abbiamo dormito
Almeno io pochissimo, un cazzo. Io nemmeno. E adesso abbiamo tutti gli ingredienti pronti, mi raccomando, o meglio, Michael, spieghiamo bene che tipo di pane è, perché nell'introduzione abbiamo detto pagnotta a lievitazione mista, però non è una pagnotta No, vera e esatto, propria, non è ma una- è, come si chiama? È una crescia al formaggio, nel senso è il pane al formaggio che si usa di solito nelle zone umbro-marchigiane per colazione salata la mattina di Pasqua, una cosa. Ok, e come ingredienti principali cosa abbiamo? Facciamo già venire subito un po' la... Beh, come ingredienti principali sicuramente c'è il parmigiano, il pecorino, comunque un mix di formaggi e ce ne va, vi dico, Una bella quantità. un bel tagliaverzi. Adesso vediamo gli ingredienti. Eccoci, prendete nota molto bene di pesare molto bene tutti gli ingredienti, come vi dicevo proprio qua sotto il video ci saranno tutte le dosi. Ok Michael, illustraci quello che ci serve il giorno dopo. Quindi ricapitolando, ieri sera abbiamo fatto la nostra biga, Sì. ha un profumo pazzesco. Abbiamo il nostro lievito madre che può essere sostituito da 30 grammi di lievito di birra fresco. Perfetto. Assolutamente. Quindi pasta madre e la mettiamo già all'interno della Esatto. bacinella. Qui abbiamo il rinfresco della farina che abbiamo fatto metà farina debole e metà farina Forte. forte come che abbiamo usato quella per la biga. Abbiamo lo zucchero, il miele o malto diastatico e abbiamo anche il pepe. Nero macinato al momento, Esatto. rigorosamente al Infatti, momento. Il profumo. macinino, tanta roba. Profumo. Poi abbiamo Il tuorlo, abbiamo uova e latte. mischiati insieme, giusto? Esatto, mischiati insieme. Qui abbiamo la parte grassa, diciamo, che è Olio extravergine d'oliva. olio extravergine d'oliva, esatto. Prendo atto di fare un saluto caro a Saverio Guglielmi. Ciao, Saverio. Il sale naturalmente non può mancare e ragazzi, come abbiamo appena introdotto, Vabbè, qua ragazzi, pioggia, non Sì. finire. Oro bianco questo, sì, raga. c'è Mamma più il mia. parmigiano che la farina. Mamma mia. Bellissimo. Bene, andiamo subito a impastare direttamente. Ok, procediamo con staccare un po' la biga dalla parte sotto. Sì, andiamo a versare. Guarda. Eccoci qua. E adesso andiamo a impastare. Ora inseriamo tutta la parte di latte E giusto? uova. E uova intere. Chiudiamo la macchina. Prima velocità. In prima, sì. Più o meno per quanti minuti, Michael? Deve incominciare a formarsi la pasta, giusto? Sì, sì, non dobbiamo avere più la farina e in più deve essere, appunto, come hai detto benissimo te, incominciare a formarsi la pasta. Un consiglio che posso dare è che appena prende la farina la pasta possiamo andare a fare un piccolo fermo macchina. Una decina di minuti, va bene. Sì, Perfetto. basta. Arrivati a questo momento qui possiamo fermare la nostra macchina tranquillamente, fargli fare il riposo alla pasta di 10 minuti. Dopo sarà molto più semplice, lo vedrete anche voi a casa facendo questi passaggi, inserire gli ingredienti all'interno. Les pains au fromage. Les pains au fromage. La pagnata con le formaggio. Ti ho detto che si chiama les pains au fromage. Nella pagnata di formai. Eccoci tornati. Dopo il fermo macchina di almeno 10 minuti, un quarto d'ora. Sì, 10 minuti. Anche se fate 20 minuti Non va è un benissimo. problema, guardate Non è- che bello. Guardate comunque come Che già. l'impasto già si forma da solo. Ora inseriamo il sale, giusto? Il sale. Dentro. Cerchiamo di tirare un po'. Prima non abbiamo fretta, guardate come raccoglie bene. Com'è bella sballottata. Sì, Allora, comunque Michael, dimmi tu se sbaglio, no? Comunque questo comunque è un simile impasto come tipologia tipo da panettone, quindi bisogna far assorbire ogni ingrediente molto bene prima di procedere con il prossimo, giusto? Sì, esatto. Quindi non avere fretta di impastare, ma comunque dare il giusto tempo e i giusti assorbimenti degli ingredienti. Assolutamente sì, bisogna stare molto attenti, la formazione del glutine è importante e una volta che vediamo che abbiamo un bel impasto nostro liscio e omogeneo, incominciamo piano piano con tutti gli ingredienti, perché sono davvero tanti, davvero. Ok, procediamo allora. Vediamo.
Io a volte mi ci vorrei buttare in pasta fritto. Buono. Arrivati a sto punto, controllare sempre che la maglia glutinica sia correttamente sviluppata e poi possiamo procedere con l'inserimento del grasso puro al 99,9%. Olio extravergine d'oliva, questo è made in Puglia, made sì, in Andria. In due parti lo mettiamo, Michael, insomma non tutto insieme. Molto importante sempre far assorbire gli ingredienti. Wow. Questo è porno. A noi il grasso piace, pulisce le arterie. Sì, le pulisce proprio bene, le sgrassa. Non è che le piace, le sgrassa. L'altra parte di olio. Ne teniamo un pochettino indietro, sia di grasso che un po' di tuorlo che andrà dopo, perché così quando andiamo a mettere il nostro parmigiano l'impasto non verrà tutto assorbito completamente dal parmigiano, non verrà secco. Così riusciamo anche ad amalgamare bene senza stare ad avere tutto il formaggio attaccato a tutta l'impasto. Perfetto, tutto chiaro. Quindi un bel grembiule della nonna e vai. Bel grembiule della nonna e basta, non c'è bisogno di altro. Oh ragazzi, da qua si sente un profumo pazzesco. Mamma mia, quest'olio è No, è spaventoso, è qualcosa di spettacolare. Capolavoro made in Italy. Pasto ok. ha preso molto bene. Andiamo con la parte di tuorlo, che anche questo mi sembra un po' porno perché è una bella cascata. Madonna. È una bellissima cascata. Sì, poi Come metterlo. detto, teniamo un po' di tuorlo, un po' di olio Perfetto. per dopo con il parmigiano. Partiamo sempre in prima, mi raccomando. Bravo. Grembiule sempre ben tenuto perché sennò Sì, perché comunque la doccia ce la siamo già fatti stamattina, io sono a ce le posto. siamo fatte. Wow. Ecco signori, ricapitolando quello che non vi abbiamo detto prima è che la ricetta che vi mettiamo qua sotto il video è per una pagnotta, giusto? Più o meno da 700 grammi, Michael, 700-720. 720 grammi. Ok, e comunque useremo uno stampo da panettone praticamente, giusto? Esatto, andiamo ad usare uno stampo da panettone e poi andiamo a vedere come andarla a chiudere e riporla nel pirottino. Dopo che l'abbiamo riposta la andiamo a far lievitare e poi in forno. Comunque ragazzi, quando la biga è gestita bene, che non va troppo avanti e non è troppo acerba, la biga vi tira su anche i sassi. Sì, cioè qui dentro comunque ci sono una bella sostanza di grasso, uova, dai, cioè La materia grassa è tanta. la materia grassa è tanta ma tira su tutto, cioè bello. L'impasto che comunque resta bene attaccato al gancio, bello elastico. Ora inseriamo l'ultimo terzo di olio extravergine d'oliva e l'altra metà di tuorlo d'uovo. E questo è perché per questo che la vasca è giù, Per ragazzi. questo che la vasca è giù, perché dobbiamo inserire. Madonna, che roba! Allora, non spaventatevi ragazzi. Allora, No, ricordo esatto. che le dosi sono corrette. Non spaventatevi se dovete grattugiare tanto parmigiano. Visto perché... così mi spaventerei anch'io. Sì, anch'io mi spaventerei. Però state tranquilli, In prima velocità sempre, ragazzi. come i canditi nel panettone. Vai. Mamma mia. Ecco a cosa serve il grasso e il tuorlo. Lo vedete proprio qui in diretta. Così, a riuscire ad amalgamare bene il parmigiano all'interno dell'impasto e senza farlo attaccare in tutte le pareti. Questo è molto interessante. Questo è un gran bel trucco. Sì, è un Trucchetto. trucchetto. Trucco da manuale. È un trucchetto da manuale, da casa. Classico trucco delle nonne. Cercate tanti trucchi nelle nonne, perché le nonne sono davvero Il una top. cultura generale della cucina. Mamma mia. Avete visto? 10 secondi. È già sparito tutto il parmigiano. Era molto di più rispetto all'impasto. Non ce l'abbiamo già più, ce l'abbiamo all'interno dell'impasto. Ci resta solo che Madonna, ragazzi, guarda qua che spettacolo comunque. Ma che profumo sto Madonna. La fusione tra tuorlo d'uovo, olio extravergine d'oliva e parmigiano è qualcosa di fuori di testa. Ora adesso la cosa che dobbiamo fare, Michael, è farla riposare in massa, giusto? esatto, farla riposare. Madonna Guardate. santa, che Grazie roba. formaggio. Vabbè, ma io sto male. Madonna. Io sto male. Non mi dovevo mangiare tipo. Bellissimo, Michael. Wow. Bello. Sto quasi eccitando.
Sì, sì. Mamma mia. Un po' il durello mattutino. Eccolo Grande, qua. bello lui, bello di mamma. Ora dobbiamo lasciarla in massa Esatto. fino a che raddoppi di volume, giusto? Più o meno ci impiegherà quanto? Più o meno dall'ora e mezza, 2 ore? Sì. Dipende comunque dalla Sì. temperatura vostra di casa, Esatto, giusto? dipende dalla temperatura vostra di casa interna. Da prendere un po' prima del raddoppio. Se abbiamo una bacinella, basta metterci un pezzettino di scotch per andare a vedere prima del raddoppio, così non dobbiamo sempre stare lì davanti così. Eccoci qua. Siamo tornati. Ecco, Qua. il nostro impasto ha quasi raddoppiato di volume, adesso lo ribaltiamo. Esatto, andiamo Un quasi. banco. Andiamo quasi al raddoppio. Che profumo. Andiamo a fare le pestature che, come ricordo, avrete la ricetta qui sotto In descrizione, giusto? E da 750 grammi. Perfetto. E qua risulta proprio come se fosse un panettone, giusto Michael? Sì, risulta Guardate che forza che ha la pagnotta. come un panettone, la pagnotta dell'impa. Non toccare. Aia. Nel caso non penso vi rimanga della pasta, ma nel caso potete anche Potete andare fare questa laidata qua. Esatto, che è una cosa bellissima. 120 grammi di pasta. 120 grammi di pasta. Perfetto. Sì, Michael, sì. 1, 2, 3 pagnottine. Questo è un gorgonzola spettacolare. Ora cosa facciamo adesso? 2. Sì, però questo non si può fare, dai. No, infatti è troppo porno. Mamma mia, no, non so non puoi se- fare queste cose qua. No, sì, proprio ce lo fanno fare. 3 cubettini. 3 cubettini di gorgonzola. Io lo voglio in tutte e 3. Eccoci qua. E Adesso andiamo Mamma mia. a chiudere il nostro Panino al gorgonzola. al gorgonzola. Madonna. Lo facciamo lievitare a temperatura ambiente fino a che non ha raddoppiato almeno. Guardate già qua la biga come Vivi. comincia già a lievitare, è spettacolo. Vi lasciamo immaginare a casa cosa può essere Guarda il panino con Guarda qua il parmigiano esterno. gorgonzola. Perfetto. Qui intanto un po' la pasta ha riposato. Ci rallunghiamo. Una volta allungata, questo è il procedimento. Arrotoliamo, teniamo ben stretto. Quindi come se fosse una chiocciola praticamente. Esatto, come una lumachina. Una lumacona in questo Una caso. lumacona in questo caso. E lo andiamo a mettere nel nostro Nel pirottino da panettone che va pirottino. benissimo. Da panettone va benissimo. Perfetto. Assolutamente. E poi adesso noi andremo in cella di lievitazione a 28 gradi, giusto? A 28 gradi assolutamente. Fino a che raddoppia. Perfetto. Eccoci qua. E poi schiacciamo. Eccola. Dentro. Perfetto, andiamo noi in cella di lievitazione, ci vediamo più tardi. Tardi. Raddoppiata di volume, siamo pronti per entrare in forno. Forno preriscaldato a 170 gradi. Esatto. Giusto? 170 gradi. Dipende dalla pezzatura, ma dalla pezzatura di 750 grammi, come vi abbiamo detto, 45-55 minuti E siamo pronti. Non serve giusto burro, non serve fare la scarpatura, non serve fare niente. Vanno. È già bello grasso di suo, quindi Sì, si apre da solo, diciamo. Il forno è pronto, andiamo. Adesso aspettiamo la magia. Ecco qua i nostri panini. Madonna quanto sono leggeri. Wow. Sono davvero leggerissimi. Ma che guarda che belli. Questi sono proprio, hanno cotto un quarto d'ora, 20 minuti. Che bella anche la crosta. Bellissimo. Io farei una bella cosa, li lascio intiepidire una mezz'oretta, un'oretta e poi li mangiamo. Ora sono a testa in giù. Lasciamo raffreddare per almeno 5-6 ore.
Madonna santa, ragazzi. Mamma mia, che profumo. Guarda che bello dentro. Guarda i pezzi di parmigiano fusi dentro. Mamma mia. Guarda cosa facciamo adesso. Guardate che bella la nostra fetta. Ragazzi, è un profumo che è fuori di testa. E guarda. Madonna. Allora, prima lo assaggio nature. Ok? Mamma mia, il pepe. Che roba. Mamma mia. E adesso attenzione ragazzi, perché io mi sono preparato prima salame piccante della nostra zona. Porca troia. Che buono. Michael, ti voglio tanto tanto bene. Mi hai fatto imparare qualcosa di veramente unico oggi e che porterò avanti nel tempo, perché è un prodotto che secondo me merita tantissimo. Provatelo a casa e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Eccoci. Siamo qua. Siamo vestiti in borghese. Siamo in borghese. Abbiamo finito per oggi. Finito. Io volevo ringraziare ancora una volta Michael. Grazie amico mio di essere venuto qua. No, grazie a te. È sempre bello vederti. Anche per me. Grazie di essere venuto, di aver portato un po' della tua Romagna, della tua esperienza qua da me. Anzi, uscirà un altro video con Michael su una cosa molto romagnola che non vi sto a dire adesso assolutamente. State pronti, Ecco. State pronti, state E niente, state bene, state in gamba, lasciate un bel like e noi ci vediamo al prossimo video. pronti. Ciao!